passati ben 50 anni da quel Salone di Ginevra del 1971, edizione che regalò al mondo la presentazione ufficiale della Lamborghini Countach. Dopo mezzo secolo, la casa di Sant'Agata ha deciso di riproporla sotto un'altra veste, quella della serie limitata a 112 esemplari. Aspettare un'auto 50 anni non è cosa da poco, così come aggiornarla per renderla credibile e accettabile anche dalla critica più aspra, quella che non perdona lo scempio di certi modelli rovinati. Riprendere in mano un nome del genere può essere un'arma a doppio taglio, ma non per Lamborghini. Non è il mio marchio italiano preferito, non ho mai fatto mistero di preferire i cavallini, ma oggi come oggi, a mio parere, è il brand da battere. Segue le tendenze senza esserne schiava, crea la moda anziché seguirla, è semplicemente un riferimento, questo va detto. La nuova Lamborghini Countach è l'essenza di ciò che si può fare oggi a livello di design, materiali e assemblaggio, il tutto unito a ciò che è stato ed ha reso celebre il marchio. Il lavoro di Paolo Stanzani e Marcello Gandini è stato preso con estrema delicatezza e aggiornato con un'intelligenza che spesso non appartiene alle grandi case automobilistiche, troppo spesso colpevoli di aver rovinato auto eccellenti ed iconiche, ignorandone le potenzialità. Esatto, mi riferisco alla Delta. Qui è tutt'altra cosa, qui c'è ancora il V12 e la dicitura LPI 804 è tutto un dire. 800 infatti dovrebbero essere i cavalli a disposizione, trazione integrale permanente e la I si riferisce alla componente ibrida, imprescindibile visto l'impegno del marchio nel campo dell'elettrificazione, con i supercondensatori visti sulla terzo millennio e la direzione green presa dal mondo delle auto. Il frontale ripercorre passo passo le linee del passato, con uno sviluppo quasi sovrapponibile tra la vecchia e la nuova Countach. I gruppi ottici a scomparsa non ci sono più, tuttavia la presa d'aria sul cofano, la parte bassa del paraurti staccata dalle prese d'aria laterali e la sottile feritoia dove si trova incastonato il nome del modello sono da manuale del design. È perfetta. Vista lateralmente ha un passo notevole, sulla falsa riga delle misure viste sulle Aventador, con l'enorme presa in stile NH sulle fiancate e la nervatura all'altezza del finestrino che nasconde un condotto per l'aria diretta al V12. Appare precisa e definita su tutto il corpo vettura, un po' come la vecchia Countach, molto modulare in ogni sua angolazione. Il posteriore è un po' troppo simile alla Sian, dai gruppi ottici alla forma dell'estrattore. Già con un'altra forma del faro si poteva forse ottenere un risultato più originale. Tuttavia si tratta davvero di fare le pulci ad un progetto meraviglioso. Anche qui le linee del passato si fondono con la maestria della Casa del Toro, con due enormi prese d'aria poste sotto gli stop e le 4 uscite di scarico poste al centro del paraurti, un dettaglio a mio parere azzeccatissimo. Elegante e romantica è la copertura scanalata che nasconde il mostruoso V12 di Sant'Agata, grazie al cielo ancora presente anche se su una vettura davvero per pochissimi eletti. Detto questo, è chiaro che i più sfegatati fan di Lamborghini ed i più disparati designer della domenica daranno addosso al marchio avendo a loro dire sfregiato una leggenda ricarrozzandola alla meno peggio o riciclando piattaforme e componenti. Da una parte posso anche capire, dall'altra Lamborghini poteva osare di più, come recentemente fatto con la Huracan STO, che ragazzi miei è un ferro della Madonna, ma spesso osare con certi nomi è peggio del non osare. Estremizzare un remake può renderlo ridicolo, ahimè le linee di un tempo non possono essere riproposte per 1000 motivi, dalla sicurezza all'inquinamento. Dunque, a mio parere, questa Countach andrebbe presa come un tributo e non come una seconda edizione di una vettura iconica, ma che appartiene ad un altro tempo. Prendiamo ciò che c'è, il futuro sarà tutt'altro che roseo per noi malati di motori.